Salve. Sherlock Holmes, isn't it? I was looking for you. Salve. With whom do I have the pleasure of speaking? You can call me your new game. Madonna, quanto è The brutto. rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Oh signore, mi stai già sugli zebedei invece, fatti un'idea. Ha dipinto di recente, ma quello l'avevo già visto. È mezzo strabico. Vecchia e consumata. Nessun segno di lavoro fisico. E ha una lettera in tasca. Nasconde qualcosa di quadrato, infatti. Allora, uniforme da marinaio, vecchia e consumata, mani curate, nessun segno di lavoro fisico, vernice rosa nei capelli, ha dipinto di recente. Mancino, nasconde qualcosa di quadrato. Un marinaio è venuto a casa mia dichiarando di essere il mio nuovo gioco. Le sue mani non mostravano segni di attività fisica regolare, niente calli né pelle ruvida, ma a causa del fatto che aveva una vecchia uniforme logora, ho pensato che fosse ancora in servizio. Aveva una goccia di vernice rosa tra i capelli, il che mi ha fatto capire che fosse in qualche modo coinvolto nel mondo dell'arte. Considerando il piccolo oggetto di forma quadrata nella tasca del marinaio, ho dedotto che il vero motivo della sua visita fosse stato quello di portarmi un invito per visitare la sua mostra. Va bene. Artista e marinaio. Aspetta, vediamo quell'altra. Artista travestito da marinaio. Una goccia di vernice rosa nei suoi capelli lo ha tradito, rivelando si tratti di un uomo che in qualche modo lavora con l'arte. Le sue mani non hanno segni di attività fisica regolare, niente calli né pelle ruvida, in contrasto con il suo abbigliamento da marinaio. Pochi artisti conoscono il vero nome o dove vivo, quindi è Vogel il candidato perfetto per essere l'inventore del gioco. Considerando il piccolo oggetto di forma quadrata della tasca del finto marinaio, ho dedotto che lavorasse alla galleria d'arte di Vogel e il vero motivo della sua visita fosse portarmi un invito. Io proporrei rimanere sul vago, artista e marinaio, per non andare troppo sul dritto. Che dici? Artista travestito. E niente, lui va direttamente sul dritto per dritto. Va bene, accettiamo questa. Io sono contraria, però va bene, Vai. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? La vernice sulla Of course. testa. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity, in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink, unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. E io volevo andare sul delicato per vedere cosa succedeva. Invece il signor Splatter vuole andare dritto per dritto a fanculo dritto. Vero? Sì. Perciò ha vinto. Invito alla galleria d'arte di Vogel. Mio caro Sherlock Holmes, come senza dubbio avrà già intuito, vorrei invitarlo a visitare la mia mostra d'arte. Non solo per contemplare la bellezza, ma perché la sua genialità ne ha bisogno. Troverà la galleria al Caravanserraglio, all'incrocio tra Bazar RD e Hermes Ave a Old City. Il suo amico va benissimo. Bene. Puoi anche andare ora, uomo. Visto che mi avete appena dato un altro caso. Quando se ne andrà? Perché mi sta già sugli zebedei. Non risponde. Lol. Allora, invito alla galleria d'arte di Vogel. Mio caro Sherlock Holmes, sappiamo già che ci ha invitato. Mio caro Sherlock, ti tocca andare. E vediamo che cosa ci dà.
Dobbiamo andare al Caravanserraglio. Ah! È quel posto dove non riuscivo che non riuscivo a leggere il nome, Caravanserraglio, che poi c'ha un altro pezzo di nome. Che è Mhm. l'incrocio tra Bazar e Hermes a Old City. Allora, Old City, il Mhm. Caravanserraglio, non mi ricordo se ce l'ho salvato, infatti. Insomma, lo contatto un attimo. Eccolo. Tra Bazar e Hermes, qua devo andare. Il Caravanserraglio è qua. Eh, Il Caravanserraglio, che non ci potevo entrare la prima volta. imposta la mia parsu. Aspetta. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. No, devo... It needn't be one or the other. Ah, Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. Che cosa c'era nel This seminterrato? locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Well, this No. matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. Ma io mi faccio anche un giro nella galleria normale. Chi è che parla? mio padre. No, nel gioco! Leggevo Ah. sotto i sottotitoli, ma non sentivo la voce. Ho detto, ma chi cazzo sta a parlare? Cioè, parla, ma non si sente. La scorsa notte Volgar ha sentito un rumore nella galleria segreta, è sceso a dare un'occhiata, ma non ha controllato a fondo. E se n'è pentito. I wish I could show you the gallery under different circumstances, but life is beautiful in its unpredictability, isn't it? Ma non ne ho la più pallida idea, se è prevedibile almeno. Cioè, non ho capito se parla Vogel oppure no. In compenso non si sente. Papa Formoso e Stefano VI Jean-Paul Laurent. Spirito guardiano delle acque, Odilon Ridon. Quale dei due? Vabbè, non lo voglio sapere. E questo è l'ultimo di questa stanza. Amore e dolore, Edward Munch. Questa è un'altra stanza con altre... Colazione sull'erba, Edward Manet. Ah, eccola. Niente, qui non si va. Questo è un bellissimo dipinto. Questo un bellissimo... Un culo!
Public Tom visto da dietro. Charles Chantenay. Va benissimo, un culo. You sure you don't like art, Sherry? Ma oddio, potrei appassionarmi per i culi. You sure you don't like art, Sherry? Ah, ecco. No, vabbè. Splat, ti sei perso 2 dipinti. Che valeva la pena guardarli. L'origine del mondo, Gustave Courbet. Secondo te perché dicevo culi? L'apparizione. Non era un culo, però. No, qui no, ma di qua sì, guarda. Culi. Ah, E c'è anche la sedia davanti. Ho beh. detto tutto. Cioè, se mi devono bloccare il video, non me ne frega un cazzo. Culi. Mi fai culi. Basta, devo trovare... Ci sono altre stanze. No, questa si ricollega qui. Va bene. Back home we've got a Stanza di taxidermist. Achille Swinburne. He's gonna E have a dicono che heart non puoi attack when prendere he un sees pesce in what una I bring him. galleria. Ah, ecco, ha preso un pesce in una galleria. Splatter, abbiamo un pesce. Abbastanza mozzato e abbastanza pieno d'acqua. Oddio, che casino. Povero pesce. Ma è vivo, è vero allora. A simplistic attempt at provocation. Dio, era vero, vero, vero. E sto letto... Abbiamo il letto rosso, la stanza del nostro amichissimo 50 sfumature di rosso. The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Ah. Wow. Per me comunque è uscito dalla fornace a sto punto. Old and hasn't been used for a long time. Closed with a metal bolt. Io l'ho detto, forse è uscito dal coso. Io ho sempre ragione. Footprints. Size 9.5. La galleria segreta. John e io siamo andati nel seminterrato della mostra di Vogel, dove le opere d'arte più particolari sono chiuse al pubblico. Chissà perché. Le stanze sono indicate dai nomi degli artisti decadenti. Il condotto del carbone della stanza di I. Franco era chiuso, ma sul lato interno dello sportello abbiamo trovato graffi freschi con la limatura magnetica. All'interno del condotto qualcuno aveva lasciato diverse impronte. C'erano delle impronte lasciate da scarpe sporche di carbone sul pavimento della stanza di Y. Franco. Il piede sinistro è più corto del destro, il che indica che sono state lasciate da uno zoppo. Ma non solo, cioè, dove sono i nomi? Che non l'ho visti. Ah, ecco. Stanza di I.G. Franco. Perfetto, non avevo letto di chi cazzo era. Qua c'è un altro nome? No, perfetto. Però abbiamo John che cerca di pescare. Oh, ma sembra... ah, stavo per dire, sembra l'uccello... Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Vabbè, ce lo Leave portiamo my via. loneliness unbroken, Joel. Portiamo via pure il piccione, dai. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Ecco qua. È stato spostato nella... Dove sta scritto che è la stanza di H.C. Swipen? Voglio il nome. Vabbè, non c'ho il nome della stanza, però. Dice. Qui sta.
Nella stanza di A.C. Swinburne abbiamo trovato una bara con uno scheletro all'interno, leggermente spostato. Sul coperchio della bara qualcuno aveva lasciato un'impronta con una mano sporca di carbone. Io però non vorrei dire dove cazzo sta questo nome di A.C. Swinburne. Impronte di carbone, tracce di mani e impronte sporche di polvere di carbone trovate nella galleria del Volger. Ma vai. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Non dovrebbe stare in quel modo perché si rovina. Però va bene. Stanza di O. Wilde. Eccolo, i dipinti quelli devastati. Cornice vuota. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. O qualcuno che ha voluto portarsi via tutto. Una Marlboro? A Malpalbot. Ah no, Malpal. E c'è anche un'impronta, amico. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Ah, anche i baffi, perfetto. È fragile. Era tutto pieno così. La maggior parte dei dipinti nella stanza di O. Wilde è stato rimosso dal cavalletto. Un mucchio di cenere di dipinti bruciati giace sul pavimento, ma una delle cornici sembra essere vuota. Vicino ad essi abbiamo trovato un mozzicone di sigarette Malpol, con un'impronta digitale di un dito sporco di carbone. L'intruso è un fumatore che zoppica. C'è altro? Sì, voglio vedere anche qua, che cazzo dici? The parasites of creativity. Or just a reflection of the artist's recreational interests. Oh madonna, che quadro. Saturn devouring his sun. Oh, grim composition. Unflinching in its ferocity, yet somehow beautiful. Se lo dici tu che in qualche modello è bellissimo. Sherlock. Ah, c'è un altro qua? Ah no, è lui, perfetto. Per me è così, perché ha lasciato l'impronta. Perché il pollice, se no starebbe all'interno. Vediamo se non ho sbagliato.
Ah no, era... The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. E lui torna a pescare. Sta cosa dall'intruso che è entrato, vabbè, l'abbiamo sentito. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? What? Oh, ma... Seri? Perché dobbiamo parlare di questo e non del caso? Vi odio a tutte e due. Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. Cattiva. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Facciamo interessante, mettiamolo buono. Possiamo tornarci Mr. Vogel, my investigation has revealed that the intrusion was not merely vandalism, but theft. The limping visitor left your place with a canvas. That's very impressive. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wilde room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Bonifacio Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal,
He insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. Dove vive Mercurio? So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Si aspetta un po' troppo, Mr. Vogel. Un po' troppo. Dobbiamo trovare l'indirizzo di Mercurio. Raffigura una donna, vabbè, questo lo sappiamo, molto... Notti del Sabba Gordona. No. Questo mi serve, dobbiamo andarla a cercare. Questo dobbiamo andare al comune, sicuro, al municipio. Vada, non sciscischi, vada al municipio. Sicuro celebrità. Articoli e interviste, vediamo un po'. Ce l'ho fatta. Ah, posto. La rissa alla vendita di opere d'arte. La scorsa settimana ci ha portato un nuovo scandalo riguardante la cosiddetta alta società artistica locale. Tutto è iniziato con la mostra dei dipinti che gli artisti locali chiamano danza della decadenza. Il direttore di una casa editrice, il leone Daron Terwick, ha rovinato la festa lanciando una sedia a un artista decadente, Bonifacio Mercurio. Come ha raccolto più tardi il signor Terwick, lo ha fatto perché il signor Mercurio ha portato disonore al suo nome. L'autore della rubrica ricorda gentilmente al lettore che recentemente il signor Mercurio è stato visto con la signora Terwick in un bar. In seguito un direttore d'orchestra, Kurt Gallagher, ha rotto un dipinto sulla testa del signor Terwick per proteggere il suo amico Mercurio. È scoppiata una violenta rissa che ha coinvolto un gran numero di clienti finché non è arrivata la polizia. Tutti i litiganti dell'alta società sono stati arrestati e messi sotto scorta per una settimana. Che evento mozzafiato! Come vostro fedele consigliere vi suggerisco di procurarvi un souvenir della mostra. Purtroppo è terminata, ma lo stesso Bonifacio Mercurio invita i nostri lettori a visitare la sua casa e ad acquistare uno dei suoi quadri. Lo potete trovare in Hermes Ave tra Scarlet St e Olive St a Old City. Non so leggere, che bello. Perfetto, abbiamo trovato. E il nostro John che dice? Adoro le ricerche veloci. Non è vero, sono stata lenta comunque, però va bene. Devo trovare questo posto. E va bene. Lo troviamo. Però per trovarsi tra Scarlet ST e Olive... Ah, eccolo, Hermes Ave. Sì, perfetto, dovrebbe essere qui allora a sto punto.
Casa di Bonifacio Mercurio. Se mi sono vestita inutilmente... Excuse me, young man. Where do you think you're going? Greetings, Mum. I'm looking for the... I don't care who you're looking for. You shall not pass. No visitors allowed. I wish to buy a painting from Mr. Boniface Mercurio. Is he at... Dearie, tell me, because old age has made me blind. Did someone write Information Bureau on my forehead? Because I'm not here to Sembra la answer signora your Ninni con questa questions. voce. Entry is for residents only. If you aren't a resident, please Oh, leave, c'è anche... or I shall report Oh, you to questo the è police. finito. Mi scusi signora, tecnicamente io faccio parte della polizia, però va bene, eh. Cioè... Not a problem. Aspetta. Cazzo. Va bene signora, ha vinto. Non ci preoccupi. Me cambio. Sì, ja famo sta guarda. Boniface, sweetie. Is that you? Ah, old age does terrible things to one's sight. I didn't recognize you at first. How are you, Mum? I'm ashamed to admit that I've lost my key. Do you have a spare? For heaven's sake, how many times will you lose that key of yours? Of course I have a spare. You artists all live in your own little world. Please, accept my thanks. I would rather accept your rent. You promised to pay me several weeks ago, and I'm still waiting. I will pay you, I promise, very soon. You'd better do, my dear. Or else I'll just change the lock. And I won't fall for those cow eyes. Kawaii. Ha detto la signora, non si farà più ammalare da quegli occhi. Non è qua. È qui. Avanti. Forse ottengo dopo anche un altro trofeo. Scusa? No, no, guarda. Nel mondo sotto di sopra. Manco fossimo Stranger Things. Ecco, bravo, diglielo un po' tu che cazzo sta facendo. The chest has been searched. E questo è stato anche rovinato. Ah no, Red eccola. skin, tails on the back. Reminds me of Vero's description of the stolen painting. Forse il dipinto rubato l'abbiamo trovato. Non era poi così rubato. Aunt May whiskey, brandy bucks. Quite a collection he had here. Dici? Io pensavo che beveva tanto così per dimenticare. I wonder where he got that fancy camera. Despite the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Someone left it after searching. It appears the wine was truly awful. The blood has dried. I've heard of this Peccato. style of painting. It is called expressionism. Io ora sono curiosa di vedere che cosa stai disegnando, uomo. Don't look at me Niente. like that, Sherry. I will not touch that dirty floor. Ah, perché non vuoi toccare il pavimento? Ah, per un pavimento. Sei il colmo. Judging by post-mortem rigidity, the body lay here for 1 or 2 days.
Perfetto, abbiamo pure i lividi sulle nocche. Benissimo. The wound is precise. It was inflicted by a razor or a knife. E il coltello che manca? Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. Eccolo il coltello. Could be the murder weapon. Could be the murder weapon. A normal kitchen knife. Che c'è in quel rubinetto, va? Bello, la toilette col giornale. Vuoi una patatina? Quasi quasi. The photograph was not pulled out in time. Sono tipo le più guste. Such a waste of material. Look at this, John. Isn't it our stolen demon? Ah, ok, mi dice come è successo l'omicidio. Va bene. Non mi dire che scendi... Ah, sei sceso. Maledetto di un John. Allora, lui stava qui, abbiamo deciso. No, allora dobbiamo finire, grazie. Ah, sono carini come sono fatti. Sì. Allora, secondo me lui stava lì. Ha visto che qualcuno si stava facendo i cazzi sua e hanno messo sul quadro. L'ha aggredito, ma è andato a finire male perché è andato a finire che c'è morto. Secondo me l'ha convalido così. Mercurio was developing photographs when the intruder snuck in. Mercurio heard him coming. While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. He smashed it across the thief's head. The intruder had no choice but to defend himself, and the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Ma lasciare i coltelli in giro. Mercurio stepped aside to grab the painting, but the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to his senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and tried to bandage him, but it was too late. Why did Mercurio attempt to snatch the painting in the middle of a fight? To strike the intruder? Not with his painting, it was too important to him. Ah, questo è tutto quello che abbiamo trovato. A giudicare da rigor mortis sarà rimasto qui da 1 o 2 giorni. Appartamento Mercurio. I cassetti aperti suggeriva che qualcuno cercasse qualcosa nella scrivania. Sì, hanno cercato qualcosa, infatti. Ho trovato una fotografia rovinata all'interno dello sviluppatore.
Della morte di Mercurio. Mercurio stava sviluppando delle fotografie quando l'assalitore è entrato senza far rumore. Il ladro ha cercato qualcosa all'interno del baule, ma l'artista lo ha sentito entrare ed è corso verso di lui con una bottiglia di vino in mano per colpirlo alla testa. L'intruso non aveva altra scelta se non difendersi. L'ha fatto con un coltello da cucina che ha trovato in casa. Mercurio ha cercato di scappare e prendere il dipinto, ma il ladro, accecato dal vino, mentre cercava di difendersi agitando il coltello, ha colpito Mercurio alla gola. Quando il ladro ha ripreso i sensi, ha visto Mercurio sanguinante sul pavimento, quindi ha preso degli stracci e ha cercato di fasciargli la ferita. Ma era ormai troppo tardi. Ma perché Mercurio ha provato a prendere il dipinto mentre lottava? Bella domanda. Perfetto. È un fumatore zoppica, la casa del pittore è stata perquisita. Il ladro è stato scoperto dal pittore. No? No, questo sicuro. Il ladro non voleva uccidere Mercurio. L'omicidio di Mercurio non era l'obiettivo del ladro. Ok. Non vanno vicine. It's time for some chemical magic, John. E vediamo quando ci vuole per risolverlo. Allora, dobbiamo aggiungere, possiamo aggiungere, togliere, cambiare più o meno e mettere insieme. Noi abbiamo... Dobbiamo prendere quello che è un meno 4 e io prendo questo, me ne frega un cazzo. E lo faccio diventare meno. Ora mi serve 2 di questi e un 1. E io faccio in questo modo. Sono una persona brutta, sti cazzi. Due. Le cose più semplici sono quelle più facili. Corretto. Sono riuscito a pulire il sangue sul dipinto. È un dipinto di una natura morta della sua stanza. Oh, va bene. E allora che cosa c'è di così importante però in questo dipinto? Come lo uso? That doesn't look like the painting we need, Sherry. As expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel where it belongs. Sul cavalletto. Bene, ora? I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? Sì, manca qualcosa qui. Il If the quadro. intruder didn't take it, the skull should be somewhere here. Era un teschio. Ora fammi vedere se non manca anche altro. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? Lì c'è una giacca che non ci doveva essere. Nothing behind it.
I guess this is his most Sì, va ordinary bene. painting. Spot the two differences, John? Passo sopra il cadavere. Il cadavere. Non c'è? Perfetto. The chest has been searched. Eccolo. Monster was actually a man. Poor girl. John, you ought to be thrilled. We are now hunting the devil himself. What were you saying, Sherry? I was too busy sketching the scene, you know, crimes and such like, daily routine. Did you find something? A photograph. It depicts a man in a red suit with tails sprouting from his back and multiple people in masks watching the scene. It all adds up. But the act of love, it wasn't given willingly, John. It was a violation. And the girl, she was with child. Give that to me now. Did you recognize someone? No. Although the victim is not from Cordona, she is African. Look at the ritual scars on her face. Get that image out of your brain. You have to continue the investigation. I must speak to the landlady. Perhaps she saw or heard something. Sherry, you cannot tell her the truth about Mercurio. It will hurt her. John, that's illogical. Sooner or later, she will come here and discover a corpse, and I still need to talk to her. Just avoid mentioning corpse, all right? Stick to the character, tell her to call the police. I'll take that into account. And wait here. I've redrawn the people in the photograph. Now you can proceed with your investigation without those horrific details. Ma io volevo la foto. Perché non mi dai la foto, maledetto? Dietro i teschi c'era un nascondiglio dove Mercurio teneva la fotografia di una ragazza di colore violentato da un uomo vestito da demone. Che bello. John ha disegnato la fotografia di una violenza trovata a casa di Mercurio. Questo disegno raffigura un depravato vestito di rosso e con delle code sulla schiena. John ha fatto un disegno della fotografia di una violenza trovata a casa di Mercurio. Questo disegno raffigura una donna incinta con cicatrici tribali sul viso. A John non piace l'idea di dire la verità sulla morte di Mercurio alla padrona di casa. È solamente di rimanere il personaggio. Io posso fare entrambe le cose, lo sai, gioco? La fotografia che ritrae lo stupro di una donna africana incinta era nascosta in un nascondiglio segreto. Il ladro forse cercava la fotografia. L'intenzione del ladro forse era quella di individuare l'orribile fotografia. Aspetta. E ora andiamo. Parliamo con la padrona di casa, però voglio farlo in ambi i modi. What's wrong, dear? You look like you've seen a ghost. Can you tell me if anyone else has recently entered the flat? Oh, you're talking about that limping man. I'm sorry I let him in. I was scared. And I thought maybe he would motivate you to find money so that you would pay your rent. No offense, dear. Can you describe him? Oh, so you weren't at home. I was so certain you didn't leave your flat that day. He was of average height, had a limp and a tattoo on his neck, and he was smoking Malpal cigarettes. My husband used to smoke those. They have a horrible smell I can recognize from a mile away. Can I ask a favor? Of course, dearie. Please call the police and ask them to enter the flat. And don't look inside until they come up. What?
What trouble have you stepped in this time? It really doesn't matter. Thank you, Mum. Un morto che cammina. È arrivato il trofeino? Sì, un vero gentiluomo. Brava. E ora? Questo lo lascio perché mi fa comodo continuare con lei che crede che l'uomo è vivo. Ma io voglio rifarlo con la stessa cosa con l'uomo che crede che è morto. Allora, l'intruso è un fumatore che zoppica. Il ladro della galleria era da Mercurio. L'assassino di Mercurio e il ladro alla galleria sono la stessa identica persona. Il ladro voleva la fotografia. Il ladro era a casa di Mercurio per la fotografia, ma non l'ha trovata e ha ucciso il pittore difendendosi. La vita è così. E gli piace. What's wrong, dear? You look like you've seen a ghost. Mr. Mercurio is dead. Oh, is this some kind of joke, Boniface? What do you mean you're dead? I mean that Boniface won't ever pay his rent again. Oh, my dear. If you need to delay your payment for another week, that is all right. There is no need for these games. But this is the last time you hear me. It's not about payment, Mum. If you open Mercurio's flat, you can see the dead body for yourself. Dearie, you will not trick me into entering your flat again, do you hear? Non sto mentendo, cioè voglio insistere. I am not Mercurio. I am investigating the theft of one of his paintings, and I chose to deceive you by disguising myself as Mercurio to get inside his flat. Very well, I'll play along. You're not Mercurio. Mercurio has died. Metaphorically, or not. What else do you want? Mom, you're very difficult. All right, let's return to the point. Can you tell me if anyone else has recently entered the flat? Oh, you're talking about that limping man. I'm sorry I let him in. I Il was discorso è scared, uguale però. and I thought maybe he would motivate you to find money so that you would pay your rent. No offense, dear. Can you describe him? Oh, so you weren't at home. Ma ti ho detto I was che so Mercurio è certain morto, you didn't certo che leave non your lo so, non flat c'ero, that non ero day. io. He was of average height, had a limp, and a tattoo on his neck, and he was smoking Malpal cigarettes. My husband used to smoke those. They have a horrible smell I can recognize from a mile away. Deve affrontare la realtà. Mum, I should say that you really need to face the reality, but I have no time for another ponderous conversation. Well, if Boniface Mercurio, the phantasmagoric decadent artist, tells me I need to face reality, then I don't know what I've done wrong with my life. Thank you for your cooperation anyway, Mum. Oh well. Un morto che cammina. Scusa, amico, dovevo farlo. Finito? Hai fatto trovare tutti gli indizi? Perfetto. Dovevo farlo, John. Dovevo provare cosa succede se lei vede al contrario. Cioè, se gli dico che è morto. Non mi ascoltava. Non importa se la padrona di casa ha creduto a Sherlock. Ciò che mi preoccupa è la sua costante tendenza al gelido cinismo. Gelido cinismo. Mio caro, neanche ci credeva che Bonifacio Mercurio è morto. Perciò fa un po' come ti pare. Queste, vabbè, le vedremo, le abbiamo già fatte. You're acting so strange today, dear. I hope someday you'll let me inside that head of yours. Io mi comporto strano? Se ti dicessi come funziona la testa del piccolo Sherlock ti spaventeresti. Oh, Sherry, that was close. But you did everything correctly. Now, take off your outfit. I can't let you walk around in a dead man's clothes. Ma sei cambiato da solo? Ehi, la barba, ragazzino. La barba, non la voglio. Sbarbati. Grazie. La barba non ti si addice. Sei più bello sbarbato. Cioè, sei cambiato così. Puff. Se non fosse stato perfetto nel travestimento, Sherlock sarebbe stato quasi certamente catturato. Grazie al cielo è riuscito a farla franca. Se lo dici tu, amico.
Mi dicono che dobbiamo andare a cercare questa. Ma dove? Proviamo a chiedere a lui. Are you able to help me? Eh? Of course I know. Ma To sì. cut a long story short. Il disegno di John di una ragazza incinta. Ce l'ho fatta. Le cicatrici sul viso della ragazza sembrano provenire dalla tribù del gruppo etnico degli Ewe. L'unico posto dove puoi trovare gli Ewe a Cordona è il Campo Profughi, situato sotto il ponte della Vittoria tra Scaldaio e Silverton. Alleluia! Allora, il ponte della Vittoria. Grazie mille, signore, molto gentile. Allora, il ponte della Vittoria tra Scaldaio e Silverton. Questo? No? Sì. No. Ponte della Vittoria. Ce ne sono 3. Eccolo. Sì. Ah, eccolo laggiù. Mi sa. Beasts! Bestie? Cominciamo. Can I ask you a question? I'm so sorry. I can't help you, sir. Ok, intanto tu non mi aiuti. Donna. Vediamo che possiamo fare, va? E me. Oddio, prepariamoci al peggio, va? They're completely livid. First they come to our land, then they murder our people. Drop them all into the sea! Che musica. Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. Quanto si giallo in faccia. My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness for a case. A private investigator? Really? Even so, you're not authorized. I can't let you in. And you are? I'm Ronald Harlow, here to handle the refugee situation on behalf of City Hall. I'm the acting supervisor here, so I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step back. Sì, giallo, secondo me c'hai problemi di fegato, eh. Pallido, borse sotto gli occhi, lavora in casa, poca luce. C'entra un cazzo, io lavoro molto spesso fuori, però tanto rimango bianca. Cerca di apparire più vecchio coi baffetti. Troppo vestito, vuole sembrare autoritario. Mani sudate, stressato. Mi sa che torna un altro trofeo, dovrebbe essere resta con il popolo. Ah, ecco le scarpe. Sedentario, scarpe pulite. Ronald Erno è un giovane e pallido impiegato che fa del suo meglio per sorvegliare un campo profughi assegnatogli dal municipio. Non è molto contento di una tale responsabilità, ma fa sempre le cose secondo le regole ed esegue tutti i compiti che gli vengono assegnati. Tuttavia gli manca l'esperienza per affrontare i problemi lontano dalla sua scrivania. Sta cercando di sembrare più vecchio di quando sia in realtà, facendosi crescere i baffi. La pelle pallida e le borse sotto gli occhi suggeriscono che lavori in ufficio scarsamente illuminato e a giudicare dalle sue scarpe pulite che sembrano nuove, lascia quell'ufficio molto di rado. Desidera ardentemente apparire autorevole, indossando abiti eleganti, ma è fuori luogo considerando il clima di Cordona. I palmi delle mani sudati suggeriscono che Ronald sia estremamente stressato perché fuori dalla sua zona di comfort. Se no abbiamo, invece del tradizionalista confuso, lo strano scribacchino.
Non è un giovane impiegato, vabbè, questo per risolvere i problemi che si... No, no. Impiegato depresso e sfinito del suo lavoro quotidiano. Il municipio gli ha affidato la supervisione del campo profughi, ma è troppo stanco e inadeguato per risolvere i problemi che si presentano. Ha pochi baffi che pensa lo facciano sembrare più vecchio. La pelle pallida e le borse sotto gli occhi suggeriscono che è stanco del suo ufficio buio e angusto, che lascia raramente, ma a giudicare dalle sue scarpe pulite appena indossate non predilige comunque la vita dell'aria aperta. I palmi delle mani sudate suggeriscono che Ronald sia stressato, avrebbe dovuto vestirsi meno pesantemente considerando il clima di oggi. Io penso più la prima. Tu? Spla? Secondo me manco mi ha ascoltato. No, la prima sì. Vada. What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person, but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they? You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall room. Here, you need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes? Vogliamo aiutarlo o ce ne freghiamo e ci troviamo la nostra testimone e ce ne sbattiamo ai coglioni? Ma fregate, che te non vuoi. Ma no, dai, aiutiamolo, vediamo che succede. Aiutiamo. I can help you to handle the situation if you're truly interested in solving things quickly and quietly. And how exactly would you manage that? Simply tell the police that I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest, but in return I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child Vedi? or was Posso with ottenere child facilmente recently. così la profuga. There is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. Allora, come sono arrivati qui i Mr. profughi? Harlow, how did the refugees end up here exactly? Oh. So you're not from around here yourself? I've been away for some time, but I read the papers. Yes. This whole story has been in the papers for almost a year now. They were smuggled to Cordona on a ship from Africa. Smuggled? Then why didn't you deport them? The smugglers managed to sneak them to shore and hide them inside an abandoned warehouse. When the police raided the warehouse and found the refugees there, the ship was already gone. We aren't even certain as to which ship it was. We have busy shipping routes with other colonies these days, you see. So you decided to lock them up under a bridge? There was no other option. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea. Mr. Yeah. Harlow, what exactly do you do here? What are your responsibilities? What I do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision, and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every city hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. The police here on City Hall's behalf too? They are, minus those who came here after the body was found. The governor won't let the refugees disperse into the island, so there's a significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct authority. Ok, via. Andiamo. I'm ready to take a look at the scene. All right. Go inside the camp and find Inspector Tewkesbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Murder! Beasts! Who isn't allowed to visit the crime scene these days?
Do they keep these refugees under a bridge like proverbial trolls? No wonder the people outside are so disturbed. Ma secondo me non sono indignate perché le tengono qui, ma perché stanno qui. Diverso. Ma non mi Who the dire. hell are you? Ah no, How did you get in here? pensavo Mr. che era il Ronald nostro Harlow amico. let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor. What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Molto gentile, mi ha dato tutto ciò che volevo. Here we go again. Number of hours on Cordona before stumbling upon another dead body? 0. Partiamo dal numero 1, se ci riusciamo. Questo è il numero 8. Ma quanti cazzo di numeri ci sono? Porco 2, 6, 7. Bella sta pugnalata. The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. He is in shock, feverish and dehydrated. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. Mi tocca veramente salvarlo. Che bello! Salviamo la gente! Lo farò. Allora, c'è un profugo ferito nel campo, sembra messo molto male. Il taglio sul petto è profondo e sanguinante, febbricitando e disidratato. L'uomo morirà certamente di infezione se la ferita non viene curata. Vediamo se riesco a trovare qualcosa di utile nel campo. Devo concentrarmi a trovare qualcosa per pulire la ferita, disinfettarla e qualcosa per tirare come bendaggio. Ah, ti voglio bene, John. Quando ti fai i cazzi tua, però. No, adesso devo trovare roba per fare il bendaggio. È buono. Aspetta, qui ci posso... The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. Va bene, mi fai solo trovare qualcosa per il bendaggio. Devo trovare per pulire tutto. Questa è la cucina. Quello sta fumando, vabbè. Ciao, bello.
Va bene, vediamo che dice qua. Acqua bollita, pulita. Ah. I'll use it to create a solution. Ok. E allora aspetta. Visto che stupida io, giustamente ho questa come quest da fare, no? Questa è un'erba? Non mi dire. Agrifoglio. That will kill, not save him. Non lo salverà, perfetto. L'agrifoglio non va usato per le ferite, ricordiamocelo a vita, Canna. It won't do any good. Fuck. Oh, ti dico muoviti. Aspetta, straccio. Tessuto. Presumibilmente pulito. Better enough to bandage the wound. Infatti, grazie. No, 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 no. Dopo lo devo fare. Che mi serviva ancora? Andrà bene. Devo qualcosa per disinfettare. Ecco, il disinfettante. Dai, connessione. Dio lepre. Fammi trovare qualcosa per disinfettare sta ferita. Are these the rations the refugees get from the authorities? How do people even survive out here? Rubano, amico. Te lo dico io. Caput. Oh, non risponde più i comandi, il gioco. Attenta alle orecchie. Un cane che soffre, signori, un cane che soffre. Questa? Aloe vera. I can use this to stop the Aloe infection vera. from spreading. Ricordatevi, se vedete l'aloe, I've collected all the prendetela. ingredients now Che to prepare vera, the first aid solution. Madò, come non collabora allo share play. È bellissimo. Andiamo a salvare st'uomo, va? E dopo ci prendiamo il caso. Devo fare... Mm. 4 e lo aumentiamo, me ne frega. Datemi un +1. E diventa 5. Questo diventa 6. No, non questo. Ma questo. Infatti. E questo. Quando vuoi metterli precisi e carini non ci riesci manco per i coglioni. Perfetto.
Corretto. Salviamo l'uomo. Ho creato una soluzione per pulire la ferita e fermare l'emorragia. Bene. Thank you. This should make you feel better, my friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. No, infatti morirà di fame, di stenti e di qualcos'altro. Tra gli oggetti personali del morto ci sono... Ah, ci sono, ho letto bene. Andiamo a vedere. Continuiamo quella degli oggetti personali del morto, va. Però c'era un 1. Dov'è l'1? Eccolo. Residui sotto le unghie. Coal dust polvere di under the carbone. nails. I don't see much coal around here. An interesting tattoo. Does it mean something? Bella domanda. Oh, dove vai, cursore? Sto pugnale è un po' particolare, eh? A steel Banale. dirk, sharp. A common accessory among sailors and Molto simile a soldiers. uno che tengo io. Ce n'ho anch'io, però è tipo tagliacarte. I'd say the blade penetrated upward, however the wound is A too me è messy un to be piccolo certain. stile. No, Molto piccolo. io ce n'ho uno anche più grosso. Ce n'ho un paio anche più grossi. Collezionismo puro proprio. Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This No, man è was l'uomo che limping John. cercavamo. L'abbiamo cercato a lui? Violent death. But this man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John. Cioè, è l'uomo che noi cercavamo prima. Eccole, le sigarette. Malpal, soaked with salt water. A simple leather sheath. Perfect for a dirk. È quello. £1,000. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordona. Aia. E questo è l'uomo che cercavamo prima, ne sono più che sicura. L'uomo è stato accoltellato con un pugnale della marina. E la lama è penetrata verso l'alto, ma la ferita nel petto è lacerata come se il pugnale fosse stato spostato mentre era ancora nella cavità toracica. La suola delle scarpe del piede sinistro è più usurata della destra, quindi l'uomo zoppicava. C'è il polvere di carbone sotto le sue unghie. Ha un tatuaggio particolare sul collo, 2 linee orizzontali una sopra l'altra con un punto sopra esse. Se ti ricordi, la vecchietta disse che era entrato un uomo con un tatuaggio sul collo. Tra gli oggetti personali del morto ci sono 1000 sterline inglesi, un portasigarette che contiene ancora diverse sigarette e Malpol, un mozzicone della stessa marca è stato trovato nella galleria di Vogel, il fodero di un coltello o di un pugnale. L'uomo trovato morto all'interno del campo profughi ha un tatuaggio particolare sul collo, 2 linee orizzontali una sopra l'altra con un punto in alto. E perfetto. Ops, ho fatto un altro coso. Il criminale è stato nella galleria. Il morto al campo profughi era la stessa persona entrata di nascosto nella galleria di Volger. I morti parlano. Abbiamo il numero 2. Ora voglio il numero 3. Numero 3. Someone bled profusely here. A fresh crack, as if the crate was hit recently. Ora il numero 4, se mi dai qualcosa. Eccolo. L'impronta zoppicante. A furrow in the ground. A blood trail leading to or from the canal.
Lì c'è il 9. Vabbè. Io cerco il 5. Se è possibile. Perché ho un 3 e un 4. 5. Oh, carnelian agate beads, a traditional African adornment. Brutta questione. Significa che ha trovato forse la ragazza. Vogliamo il 6. Ma dove vai? Stavo... The blood sprayed off the blade after the strike. No hint of blood or impact. It might have been used as an improvised weapon. Vediamo il 7, eccolo. Someone was dragged against their will. C'era un 8 da qualche parte un tempo fa. Otto, ci sta lui. Che stai facendo? These events have fractured into so many pieces. La cazzo. But I know you can collect them all, Sherlock. Ok. Police boots. Always happy to trample evidence. A heavy boot with a worn-out sole. A man's footprint. 9. Non andare nell'acqua, Sherlock. Che abbiamo un'avversità con l'acqua. Clearly a left handprint here. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? Come ha fatto l'intruso a entrare nel campo? Quali sono le opzioni? Allora, qui abbiamo il riepilogo di tutti i passaggi. Ok. Se ci sfugge qualcosa sappiamo che è questo. Dove lo vediamo? I'm busy. Don't you have papers to fill? City Hall lubberheads. Scemo. No. L'acqua, non è l'acqua, non è l'acqua, non è l'acqua. If they find out about the passage, everything will go to hell. Such a mess. Let's figure it out. Ah. Il passaggio. No. Sì. No. Soldi. Sì. No. No. Sì. No. Sì. Perfetto. Gli agenti di polizia sono preoccupati che la situazione con il cadavere metta il campo in stretto isolamento, facendo perdere loro i guadagni dei loro traffici. Nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut. The coppers smell fishy here, Sherry. Perhaps we should sniff around in the camp a little more thoroughly. Sealed shut. I doubt our man could get through these grates. C'è una cosa che mi ha chiesto John sicuro. John suggerisce che potremmo saperne di più su questo argomento chiedendo in giro nel campo, ma dobbiamo farlo prima di andarcene perché questo posto potrebbe essere nuovamente chiuso. Perfetto, parliamo di questo fatto. Ma non finirà molto bene, John, sappilo. Devo supportarmi John che manco mi risponde.
Cioè, o meglio, John che rompe. You still here? Don't bother someone else with this, son. The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. L'ispettore Teu dice che non... L'ispettore, basta. Dice che non sapeva nulla di questi sfruttamenti dei profughi, ma non sembra sorpreso dal fatto che i suoi colleghi siano coinvolti in un'operazione del genere. Chissà perché, sai. John, abbiamo un problema, mi devi dare una mano, perché sto pezzetto non gliela faccio. John, sei odioso. Allora, parliamo con quei due. Vediamo che mi dicono. May I ask you something? A solid question, sir, but I don't have the answer. Ah, shit. Travestiti come Just loro. look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? Aspetta, Ah, con una barca. It's unlikely anyone could get in or out of the camp by water without alerting the police guards. No, it's too short for these walls or cliffs. Che puttana, veramente, Sì, vabbè, era quello, il mozzicone. Roadman's cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. The good old police just let the man into the camp. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp. Allora, questo... Scalare il muro usando una scala o una corda. Il muro è ripido e troppo alto per una scala. Se pensava di poter risalire con qualcosa, usare una corda si sarebbe rivelato difficile. E invece... Dall'ingresso principale è sorvegliata attentamente dalla polizia. Lo hanno semplicemente lasciato entrare. Ci sono molti mozziconi di sigarette del punto fumatori vicino all'ingresso principale. La maggior parte sono di Rodman, popolare tra la polizia di Cordona, ma c'è anche un mozzicone di Malpal. Non so se sia un caso, ma un mozzicone di sigarette Malpal è stato trovato anche nella galleria di Volger, come l'eruzione. Dopo l'eruzione. Ma se io risolvo il caso... Allora, la 1 è qui. Abbiamo l'1 che è il morto. Gioco.
Andiamo a incominciare dal 4. No. Così, perché c'era la mano sopra. Per me è questo. Cosa cambia? Ah, perché la trascinava. No, no, la trascinava. No, no, la trascinava, perciò ecco. So, we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. Sangue e lacrime. Allora, il criminale non ha ferito la ragazza. Il delinquente vuole rapire la ragazza. Il delinquente è arrivato dal campo per rapire una donna. Avrebbe potuto ucciderla, ma non era questo il suo obiettivo. Aspetta. Uno scagnozzo non solo un ladro. Non è solo un ladro, ma anche un rapitore. Uno scagnozzo che assume vari ruoli. Ok. Però io qua come risolvo questa parte? Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think one small clerk can make any difference in this place? Who knows, John?
Just one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. You're disturbing a hornet's nest here, son. Dice? Io ci godo. Però ora, come cazzo... Do you know anything about this? They often take us from the camp to work. Most don't mind, though. It's the only way to get a glimpse of freedom. Ok, abbiamo la risposta. Io sono diventata pazza prima per cosa? Secondo i profughi, alcune persone losche vengono regolarmente al campo e portano via profughi per far svolgere i loro vari lavori. Il lavoro di solito è duro, ma i profughi ricevono denaro e cibo. La ragazza ha subito un abuso presumibilmente dopo essere stata portata via per un lavoro di questo tipo. Da allora i profughi hanno deciso di non permettere che le loro donne venissero prese. Ah, ecco perché sono incazzati. So there's a smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. At least it was certainly his last time. My gut tells me that we'll learn more about this ring when we find out where the thug came from. Allora, prima aspetta, le persone nel campo profughi vengono sfruttate, la polizia è coinvolta. Dobbiamo risolvere questo problema, ma cosa possiamo fare? Il problema è che si è alzato un vespaio, è fatta, eh. Secondo i profughi, le persone losche vengono regolarmente portate via dal campo, ok. Quello lì. Da allora i profughi hanno deciso di non permettere più alle donne, ora però l'unica cosa mi serve lei. Ok, non c'entri tu, lei non la conosci. You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Nayla? Nayla. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Nayla's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Nayla, if she wants it. But I will be watching you. Hello, Nayla? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Christ, Sherlock. Nayla, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Oh, glad that wasn't me. Not my best work, John, by a long shot. Nayla doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. Abbiamo trovato. Quest'uomo non era qui per caso, ha un ruolo importante in tutto questo e il suo tatuaggio mi aiuterà a scoprirlo. L'uomo trovato morto all'interno del campo profugo ha un tatuaggio particolare. Dobbiamo trovarlo. Crederai lo stupro di una donna africana incinta e nascosta in un nascondiglio segreto. Il violentatore è un alto ufficiale. Distintivi come questi vengono dati a funzionari di alto rango. Il violentatore della fotografia potrebbe esserlo.
Abbiamo un problema grosso allora. John ha fatto un disegno di un fotogramma. Ok, abbiamo aggiunto anche. Nella ha disegnato un particolare distintivo a forma di croce che ha visto sul petto del depravato. Distintivi come questi vengono solitamente assegnati a funzionari britannici di alto rango. Non molti di loro visitano Cortona e sono ancora di meno quelli che lavorano sull'isola. Dobbiamo andarla a cercare. E non sarà facile. At least some of your kind have a hat. Thank you again. I owe you a lot, Mr. Holmes. You still here? Don't bother someone else with this, son. The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, 2 lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? I'm sure you have it in your records, so it won't hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you say? A respectable businessman in Scalario. His company imports goods and wines, and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo, just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? L'ispettore al campo profughi dice che gli uomini legati a un certo Niccolò Bernadotti hanno tutti un tatuaggio come questo. Bernadotti è un uomo d'affari del posto che si dice gestisca una catena di contrabbando tra le colonie. Beh, chi dice che non possiamo andargli a fare visita? E dobbiamo anche trovare tutto questo, oh signore. Sono le 7. No, vabbè, smetto qua. Esco solo fuori, va. E salvo. Io ci ho messo poco, ho risolto un caso e ho fatto tranquillizzare la gente. Il popolo mi ama! Non è vero per un cazzo, però dettagli.